È devastata sta casa, cioè sembra che sia scoppiata una bomba dentro. Sì. Allora, sembra quasi, come dicevo prima, sia stata incendiata perché... Però... Ragazzi, C'è quella scopa lì così. sì. Sembra tipo la scopa delle... Non sì. è la scopa delle no, streghe, no, però... Ma tra l'altro i mobili sono anche I belli, mobili, sì, caspita. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione o passeggiata. Perché, Sì, perché ragazzi, io ero uscita, cioè eravamo sì. usciti con un intento e poi ci siamo ritrovati sempre. Parto da lontano. Allora, io come ho detto nel video di lunedì, ero andato il giorno prima, esattamente il giorno prima. Il video è stato girato la domenica, io ero andato il sabato. Il sabato ero andato da questo mio amico che vende pianoforti, Massimo, a fare un giro, insomma, d'altronde lui è il mio pusher di pianoforti ufficiale, per cui da una Roba vita, roba buona. che costa anche una fucilata, però roba buona. E sono andato da Massimo a trovarlo per appunto vedere gli strumenti e poi quando ci siamo salutati, allora premetto che già all'andata ero passato in una zona dove ho detto che cos'è sta roba, cioè ho sentito qualcosa che non mi piaceva, però ho detto vabbè, magari non ho ruttato dopo pranzo e quindi mi si è fermato tutto sullo stomaco, cioè mi dissocio, ecco, per cui ho detto vabbè, sarà un problema di pancino. Invece vado e mi sento così, torno e idem con patate, arrivo lì e comincio a sentire qualcosa che non mi convince. A questo punto mi fermo, proprio metto le 4 frecce e cerco un parcheggio che sia un pochino più gestibile, perché lascia la macchina in mezzo alla strada, sì. Anche no. E in effetti una volta sceso ho avvertito semmai un disagio maggiore, perché proprio era la zona che non ha niente di particolare, anzi è meravigliosa, c'è un lago, no, bellissimo quel posto, ci sono delle montagne, dei boschi, bellissimo, un posto che vi consiglio di cercare perché è molto bello, però lì in quel momento lì non mi sentivo bene. Allora nel tornare poi la sera sento Lara e dico senti, andiamo perché voglio vedere se è una mia impressione o se invece c'è qualcosa. Lara non ha avvertito, no, anche perché io gli ho chiesto di non dirmi nulla, esatto, dei posti, cioè nel senso quando si passa tu non dirmi nulla, se io avverto qualcosa di strano te lo faccio notare. L'unica cosa era le montagne un po' brulle, ecco, è vero anche che siamo in inverno, esatto, ancora il verde non è scoppiato, non è esploso, quindi si vedeva la roccia, però al di là di quello io non ho notato, non ho sentito nulla di particolare. Sta di fatto che arriviamo sul posto, Lara non avverte nulla, parcheggiamo in maniera decente, ci prendiamo anche qualcosa da bere e a un certo punto ci incamminiamo facendo la strada a ritroso verso la zona in cui il giorno prima mi ero fermato io. È una passeggiata, cioè voglio dire, la passeggiata boschi, domenicale, sì. C'era gente perché non eravamo gli unici. C'era gente che faceva jogging. Sì, c'era famiglie, bambini, cioè c'era... Sì. E gira che ti rigira troviamo un marcione, ecco. Lui mi dice, ma guarda lì. E io guarda dico, lì. no. E io che cosa potevo fare? Dai, andiamo a vedere. Con le persone che passavano ci guardavano come se avessimo... infatti, cioè eravamo un po'... però effettivamente era tutto aperto. Sì, ma proprio sopra, sotto, destra e sinistra, tutto aperto completamente. Tanto più che poi quando alla signora abbiamo chiesto informazioni, cioè ne parlava tranquillamente, cioè non è che ha detto Dio no, esatto. Però entriamo ragazzi e a parte avete visto lunedì che razza, a parte che il video è durato quel che è durato. Sì, anche perché non eravamo partiti con quell'intenzione, però ci è sembrato carino e interessante metterla lunedì come indagine, perché comunque il posto avete visto che razza di posto era. Sì. E insomma entriamo, constatiamo che la casa è implosa, sembra che sia stato sembra che sia passato un uragano dentro, abbia fatto volare via tutto, però sentiamo dei rumori. Sì, abbiamo sentito dei rumori sia dentro che fuori, dentro delle specie di botterelle, ecco, e fuori quel cigolio strano. Sembra una porta. Sì. Sì, esatto, sembrava una porta. La stranezza, allora, non tanto la stranezza, allora, l'evidente
incendio che c'è stato, ma confermato dalla signora, sì. Dalla signora, fatto l'anno scorso se non sbaglio, la casa 2022 ha detto. Sì. Col fatto che siamo ancora freschi del 2024, sì. Esatto. C'è stato questo incendio, ma come ha detto lei, la casa è abbandonata da tempo, sì. Da anni, ed è veramente un peccato, perché sembra una piccola baita sulle rive di questo laghetto, che il posto è stupendo, veramente stupendo, ma la cosa strana, quella che mi ha impressionato è, ok, l'incendio, ma era soqquadro, ma è un disastro. Cioè sì. Cioè, come ha detto lui, è come se fosse passato dentro un uragano. Ho detto, ok, si è incendiata, ma i mobili rimangono lì, nel senso, erano accatastati l'uno sull'altro, ma era piena di mobili, tra l'altro anche carini, cioè, belli, altro che carini, era proprio legno di un tempo, sì. Si vede, insomma. Mi piacerebbe chiederlo a Lorenz, che è molto abituato a vedere. Ma sai che ci ho pensato anch'io, lo stesso pensiero, non te l'ho detto lì mentre eravamo lì, perché vabbè, è un pensiero che ho fatto tra Lorenz me e me. È degli Scarbucks, ecco. Sì, appassionato di antiquariato, comunque di appassionato intenditore. E ho detto, ma che strano, ok, l'incendio, ma vedere tutta sta baraonda non aveva senso. E poi sotto nelle cantine, chiamiamole, ma non erano cantine, era la parte sotto, queste casse che hanno messo quell'attimo di angoscia, erano casse strane. Mi ha fatto venire in mente veramente i reperti archeologici che vengono trasportati, no? Ma magari c'è che un tra motivo, l'altro adesso che me le fai venire in mente, erano al contrario di tutto il resto ben tenute, nuove. Sì, erano casse, ma casse massicce di legno, cioè di legno, per il trasporto di che cosa? Del vino, dei vini? A me, tu hai detto una sorta di battuta quando eravamo lì, però per me è giusta. Cioè, mi sembravano quasi casse che potessero contenere candelabri, quadri, mercanti d'arte. Cioè, mancava solamente la paglia, adesso non so come... la pagliuzza, no, per tenere attutito, per evitare urti, mi dava quell'impressione lì. Ma magari mi sono vista dei film io, cioè molto la mia fantasia galoppa parecchio, però è stato strano, cioè improvvisa questa mini indagine così alla veloce, che però ci ha lasciato quel qualcosa anche da dire, magari di notte, anche se è un anche po'... ragazzi, allora lo stavo per dire io, di notte era stato un pensiero che abbiamo avuto lì, l'abbiamo anche detto nella zona, però poi abbiamo visto dei tossici che non vi raccomando, insomma, una macchina che faceva avanti e indietro con dentro due ragazzi, insomma, non ci è piaciuto troppo star lì. L'intenzione l'abbiamo avuta, cioè l'intenzione ci sarebbe, il pensiero l'abbiamo fatto, quello di dire facciamo qualcosa di notte. Ma magari adesso vedremo, insomma. Vedremo, esatto, perché è comunque una zona trafficata fino a un certo punto, quindi si presume che anche, per dire, d'estate ci sia gente che va, perché ci sono delle specie c'è un palazzetto dei bar con un bar dietro, esatto, giochi per bambini, quindi immagino d'estate il passeggio di persone, le famiglie, ma c'è una zona, quella dove avete visto il ponte, che tutta è più buia, isolata e buia, senza lampioni, che è quella dove tu hai detto di aver sentito questa sensazione strana, ed è lì che però abbiamo visto anche il passaggio di persone losche, e quindi insomma vabbè tutto, ma prima la vedremo come andrà a finire, se andrà a finire da qualche parte, se ci torneremo, magari chiamiamo la Franci, la lasciamo da sola di notte. Poverina, cioè Franci, non avercene conto, cioè, lui io non ho detto niente, e niente, per cui vedremo come fare. Stavo pensando che ci manca la velina qua, sembriamo Gerry Scott e la Hunziker. Oddio, ma magari fossi la Hunziker, cioè, mamma mia. Pensavo adesso viene giù una con lo skateboard. E Francesca, ma dai! Niente, una cagata mostruosa. Sì. Vabbè, se il video vi è piaciuto, il mini video vi è piaciuto, lasciate un like, spolliciate, facciamo così. Ecco, adesso mi è venuto in mente, se arriviamo a 600 like, quindi è più no che sì, torniamo di nuovo. Esatto, è più no così, sto tranquilla come l'altra volta, se arriviamo vai alla casa dei francesi, infatti. Ok, se arriviamo a 600 like andiamo di notte. Però voi impegnatevi. Ok. Se arrivano vedremo cosa fare. Tocca, l'abbiamo detto, se arrivano ci tocca. Vabbè, alla prossima. Ciao.